Ehi Sara, conosci quella pizzeria in Corso Buenos Aires? Sai dov'è per caso? Sai che ho conosciuto il proprietario di questa pizzeria ed è una persona con un gran sapere di cultura culinaria italiana. Allora, ciao a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale o bentornati. In questo episodio vedremo le differenze di utilizzo tra i verbi conoscere e sapere, che so che può creare un po' di confusione. Avete visto queste frasi appunto che ho appena menzionato? Può creare confusione, specie tra parlanti di madrelingua inglese che utilizzano un verbo, to know, per esprimere entrambi i concetti. Quindi in questa lezione vi spiegherò l'utilizzo di sapere, l'utilizzo di conoscere, quindi porrò l'attenzione sulle differenze così che vi sarà chiaro. E vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulla rotellina in basso a destra sulle impostazioni, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora partiamo con il verbo conoscere e vediamo intanto la coniugazione. Io conosco, tu conosci, lui conosce, lei conosce, noi conosciamo, voi conoscete, loro conoscono. Il verbo conoscere viene utilizzato quando vogliamo esprimere il fatto di avere una conoscenza approfondita di qualcuno, di qualcosa o di un luogo. E può anche voler dire di aver sperimentato, di aver fatto un'esperienza diretta con qualcosa, di essere familiari con qualcosa o qualcuno o un luogo in maniera più personale, più profonda e quindi una conoscenza più attiva. Allora, vediamo un po' quando lo utilizziamo per persone, vediamo un po' qualche esempio. Conosco Sara da anni, oppure sì, conosco molto bene Antonio, quindi quando appunto abbiamo familiarità con queste persone, ok? Per le cose potremmo dire conosco l'argomento, quindi abbiamo familiarità con l'argomento, oppure conosco la verità. E poi per luoghi ci si può riferire a città, a nazioni, a ristoranti, a negozi, quindi anche qui essere familiari con questi luoghi. Conosco molto bene San Francisco, si intende che siamo molto familiarizzati con questa città, oppure non conosco bene l'India, oppure conosco quel ristorante, ci mangio spesso, quindi siamo familiari con questo ristorante. E poi quando lo utilizziamo per parlare di esperienze acquisite tramite il vissuto, quindi quando dicevamo aver sperimentato qualcosa in maniera diretta, per esempio, tante famiglie hanno conosciuto la miseria durante la crisi economica, oppure Paul ha conosciuto la povertà quando era giovane. In questo caso si intende quasi ha sperimentato, ha avuto esperienza diretta della povertà. Questo è il significato di conoscere in questo contesto. E poi un secondo utilizzo di conoscere, quando questo è utilizzato al passato prossimo, si utilizza per aver incontrato qualcuno per la prima volta, ok? Quindi con questo significato. Per esempio, ho conosciuto Elisa l'altro ieri, quindi ho incontrato Elisa per la prima volta ieri, questo è il sinonimo, no? Di conoscere in questo contesto. Oppure ho conosciuto mio marito 6 anni fa, quindi per la prima volta l'ho incontrato 6 anni fa. E adesso passiamo a sapere e vediamo anche qui la coniugazione. Io so, tu sai, lui sa, lei sa, noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. Il verbo sapere viene utilizzato per riferirsi a una conoscenza più generale, più superficiale, in contrasto qui con il verbo conoscere, che si riferisce a una conoscenza più profonda. E anche il verbo sapere è una conoscenza meno basata sull'esperienza, un po' più, come dire, passiva
e anche indica una conoscenza di fatti, di informazioni o anche di situazioni. Vediamo allora degli esempi. Per esempio, per riferirsi ai fatti, conoscenza di fatti, sai che sta piovendo? Sai che sta piovendo? Oppure, sai dov'è il Museo delle Belle Arti? O sai quando arriva l'autobus? E qui, come vedrete, molto spesso il verbo sapere è seguito da un interrogativo. In questo caso, sai dov'è il Museo delle Belle Arti? Appunto dove? Oppure sai quando arriva l'autobus? Quando? Può essere anche quale, magari, o perché, ecco. E poi utilizziamo il verbo sapere per dire I know, I don't know. Quindi quando avete in mente I know sarà lo so e I don't know non lo so. E vedete anche che in inglese il pronome complemento oggetto non viene mantenuto nella frase, mentre in italiano lo trattiene ed è proprio lo. Quindi dobbiamo dire I know it, lo so, oppure I don't know it, non lo so. Riferendosi poi a informazioni, un esempio potrebbe essere so che Parigi si trova in Francia, oppure so che 2 più 2 fa 4. E quindi anche so che, I know that, ogni volta che avete in mente I know that e che dovete tradurlo, sarà so che, non conosco che, ok? Non si usa, non si dice conosco che. E poi per situazioni, per esempio, non so cosa fare, un esempio di appunto del verbo sapere utilizzato per contesti appunto di situazioni. E poi il secondo utilizzo di sapere è anche quando lo utilizziamo come sinonimo di venire a conoscenza, di essere informato su qualcosa. Per esempio, hai saputo le ultime novità, quindi ne sei venuto a conoscenza, ne sei stato informato, vedete? Oppure come lo hai saputo? O non ho saputo più niente di lui, ok? E poi un altro utilizzo molto importante del verbo sapere è quando è utilizzato seguito dall'infinito, dal verbo all'infinito. E in questo caso coincide al dire essere capaci di fare qualcosa, avere l'abilità di fare qualcosa, quindi essere in grado di fare qualcosa, sono sinonimi appunto per il verbo sapere utilizzato in questo contesto. Esempi potrebbero essere so nuotare, quindi sono capace di nuotare, ho l'abilità di nuotare, ok? Oppure non so cantare, oppure James sa disegnare, ok? E poi come know-how, sapere può essere utilizzato anche come sostantivo e in questo caso equivale all'inglese knowledge, quindi il complesso, l'insieme delle conoscenze acquisite tramite lo studio o l'esperienza. Per esempio, il sapere è potere, oppure il sapere umano, oppure John ha un grande sapere di cucina, ok? O ha un grande sapere di pittura, ecco. E poi il quarto utilizzo, quando riferendosi a conoscenze generali viene utilizzato alla forma impersonale, quindi nella forma si sa che o non si sa che, quindi equivale un po' al dire tutti sanno che, ok? Si sa che sarebbe andata così, quindi tutti sanno che sarebbe andata così, quindi impersonale, ecco, molto generale. Oppure non si sa che fine faranno quei due. E poi l'avrete anche sentito chissà, chissà deriva proprio da chi sa, ok? Questo avverbio deriva da chi sa ed è usato anche lui alla forma impersonale, quindi chissà come andranno le cose, oppure chissà come farai senza di lei. E poi abbiamo un altro utilizzo di sapere nell'espressione mi sa che. Mi sa che indica un'espressione di un'opinione, ma in maniera un po' insicura, non siamo quindi totalmente sicuri, è un po' un'ipotesi, una speculazione. Si tradurrebbe in inglese come I guess that, or I surmise that, or I think that, but non siamo proprio totalmente sicuri di quello che pensiamo, insomma, è più una supposizione, ecco, come per esempio mi sa che domani pioverà, quindi penso che domani pioverà, non ne sono sicura,
ma appunto potrebbe essere che domani pioverà, ecco. Oppure mi sa che non esco oggi, o mi sa che arriveremo in ritardo, ok? Più un'impressione anche, ecco, l'impressione anche che arriveremo in ritardo, ecco, non siamo totalmente sicuri, però è più una mezza opinione, ecco, una mezza opinione. E poi sapere, seguito dalla preposizione di, si riferisce al cibo, ecco, quando si ha come sinonimo di avere un certo sapore, avere un certo odore. Quindi, per esempio, questa pizza non sa di niente. Questa pizza non sa di niente si intende che non ha sapore, in realtà è insapore, quindi si riferisce proprio al sapore o all'odore di un certo cibo. Oppure questi biscotti sanno di bruciato, ok? Quindi, riassumendo appunto in questa tabellina tra conoscere e sapere le principali differenze, quindi abbiamo che con conoscere ci si riferisce, si esprime un'esperienza diretta, una conoscenza profonda, mentre con sapere è più una conoscenza superficiale e generale. E poi con conoscere dicevamo che è una conoscenza attiva, mentre sapere è più una conoscenza passiva. E infine conoscere è generalmente seguito dal sostantivo, mentre sapere può essere seguito da che, tipo so che, ok? Oppure da un interrogativo, dicevamo, sai dov'è la pizzeria? Oppure sai quando parte il treno? Quindi sono interrogativi. Oppure può essere seguito dall'infinito, come dicevamo, con il significato di essere capaci di fare qualcosa, so nuotare, so cantare, so scrivere e via dicendo. Oppure anche, sì, può essere anche seguito da un sostantivo, ok? E infine vediamo questo utilizzo di far sapere e far conoscere, ok? Qual è la differenza tra i due utilizzi? Allora, fare sapere si intende informare o dire a qualcuno, per esempio, fammi sapere cosa vuoi fare, informami su quello che vuoi fare, ok? Oppure la mia amica mi ha fatto sapere che verrà a trovarmi domani, quindi mi ha informato che verrà a trovarmi domani, ok? Mentre fare conoscere invece si utilizza per presentare qualcuno o qualcosa a qualcuno. Per esempio, James mi ha fatto conoscere suo cugino, quindi James mi ha presentato suo cugino. Oppure ho fatto conoscere Milano alla mia amica, quindi ho presentato Milano alla mia amica. E poi ci sono delle zone grigie, specie se ci riferiamo alla conoscenza delle lingue o di mestieri come risultato di un'attività di apprendimento. Per esempio, possiamo dire conosco il francese o so il francese, conosco la geografia o so la geografia. Vedete, possono essere utilizzati in maniera piuttosto intercambiabile. Oppure conosco le regole, so le regole, o cos'altro possiamo dire conosco il mio mestiere o so il mio mestiere, ok? E adesso tocca a voi. Allora, preparatemi una frase che scriverete nei commenti in cui utilizzerete sia il verbo sapere sia il verbo conoscere. Allora, parto io. So cucinare alcuni piatti, ma non conosco molte ricette. Allora scrivetemela nei commenti la vostra frase, poi potrò controllare lì, potrò correggervi o anche complimentarvi appunto se è tutto corretto. E fatemi sapere, allora questo conclude la lezione per oggi, fatemi sapere se è tutto chiaro, se vi è piaciuta, se avete dei dubbi o delle richieste di chiarimenti, scrivetemi tutto nei commenti e se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!